Buongiorno, benvenuti al capitolo 7 della serie di webinars sviluppati nell'ambito del progetto Scope. Il titolo di questo webinar è Efficienza energetica nell'industria alimentare e cogenerazione. Il mio nome è Alberto Mastrilli e questo video è stato prodotto attraverso la collaborazione con alcuni colleghi dell'Enea, quali Arianna Latini, Germina Gianniacovo e Carlo Alberto Campiotti. L'Enea, partner italiano del progetto europeo SCOPE, è un ente pubblico di ricerca e il suo acronimo sta per Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Inizieremo mostrando brevemente qualche dato del settore europeo del cibo e le più importanti caratteristiche di questa industria in termini di quantità e flussi energetici e i tipi di energia richiesti dalle aziende che si occupano della trasformazione industriale dei prodotti. Vedremo poi la complessità dei processi che avvengono nell'industria del cibo e bevande e parleremo di come la tecnologia della cogenerazione o anche CHP, acronimo di Combined Heat and Power, sia una buona opportunità per l'incremento dell'efficienza energetica nei processi industriali e in particolare in quelli della lavorazione del cibo date le sue peculiarità. Ne illustreremo le tecnologie, i vantaggi e i limiti e vedremo un'applicazione pratica in un video. Iniziamo! L'intera catena del cibo e bevande, a livello europeo, inclusa l'agricoltura, l'industria di trasformazione e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, è di grande importanza in termini di fatturato, di valore aggiunto e di impiego di personale. In Europa l'area coltivata è circa 170 milioni di ettari, con circa 12 milioni di aziende agricole e un fatturato di 1.016 milioni di euro e circa 4,2 milioni di addetti, dati Eurostat 2010. In accordo con Food Drink Europe Data per il 2011, l'insieme di queste componenti che rappresentano il settore della cosiddetta bioeconomia a livello europeo è stimato poco sotto i 400 miliardi di euro per l'agricoltura, incluso la pesca e foreste, e attorno ai 1.000 miliardi di euro per l'industria del cibo, mentre nel complesso la distribuzione supera i 2.200 miliardi di euro. Secondo il report Joint Research Center su uso dell'energia nel settore alimentare europeo, stato dell'arte e opportunità per il miglioramento, pubblicato nel 2015, l'agricoltura, che include la coltivazione e l'allevamento del bestiame, è la fase energeticamente più importante di tutta la catena del cibo e influisce per circa un terzo del consumo totale di energia nella catena di produzione. La seconda più importante fase del ciclo di vita degli alimenti è il processo industriale, che influisce per circa il 28% dei consumi energetici totali. Insieme alla logistica e al confezionamento, queste tre fasi sono responsabili di oltre metà del consumo energetico nella catena del cibo. La fase di fine vita include invece lo smaltimento finale dei rifiuti, che in termini energetici influisce per meno del 5% del totale dell'energia coinvolta nell'intero processo. Lo spreco di cibo, inteso come produzione di scarti di lavorazione, è presente in diverse quantità in ciascuna delle fasi di lavorazione della filiera agroalimentare. Quali sono le caratteristiche dell'industria agroalimentare? Il settore agroalimentare si differenzia notevolmente dagli altri settori industriali per la molteplicità dei processi di trasformazione, per la diversificazione dei prodotti e per il mix energetico necessario nei processi impiegati. La quantità di energia necessaria a produrre un chilo di cibo può variare da un minimo di 0,5 a un massimo di 61 kWh in funzione del tipo di cibo considerato. Se focalizziamo l'attenzione sul solo settore industriale, questo mostra una grande varietà di processi che richiedono energia sotto forma di elettricità, calore e freddo. Spesso i processi industriali producono dei rifiuti o degli scarti di lavorazione che possono essere utilizzati per produrre energia attraverso una combustione diretta o a seguito di processi di digestione anaerobica con produzione e successivo utilizzo di gas. Nella slide sono riassunti i processi coinvolti nella trasformazione del cibo, considerando il percorso a partire dall'azienda agricola fino a giungere alla tavola dei consumatori. Questa ulteriore slide, riferita alla sola fase di lavorazione industriale, mostra più in dettaglio i processi generali che possono avere luogo nell'industria del cibo e delle bevande. In generale si svolgono processi quali ricezione e preparazione delle materie prime, processi per ridurre le dimensioni, mescolare, sagomare, processi di separazione o di trattamento, di cottura, di concentrazione termica, di rimozione del calore o altri processi di servizio. Come si può notare, l'industria del cibo è un'ottima candidata all'impiego della tecnologia della cogenerazione, grazie a
le caratteristiche del mix energetico richiesto, cioè la contemporanea richiesta di energia elettrica e termica, grazie alla disponibilità di scarti idonei alla produzione di biogas e quindi energia, ma utili anche per la produzione di concimi e/o ammendanti. E grazie anche alle attuali politiche perseguite dall'Unione Europea in merito all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alla riduzione delle emissioni dei gas di serra attraverso gli indirizzi dettati dalle direttive Renewable Energy Directive, RED cosiddetta, la 28 del 2009, e The Energy Efficiency Directive, EED, la 27 del 2012. Prima di procedere a qualsiasi investimento nella direzione dell'efficienza energetica, è molto importante che ogni azienda effettui il cosiddetto Energy Audit, che consiste in una dettagliata analisi dei processi di produzione e ad una ricostruzione dei flussi energetici e dei materiali e delle tecnologie impiegate. Dopo che è stata acquisita piena consapevolezza di ciò, vengono identificati i settori che presentano maggiori potenziali di risparmio, gli interventi da effettuare e le possibili nuove tecnologie che possono fornire una risposta innovativa ai reali bisogni dell'azienda. Questa accurata procedura è necessaria in quanto pone i decisori nelle condizioni di operare le scelte tecniche corrette in termini di investimenti al fine di aumentare l'efficienza energetica che, oltre a diminuire i consumi senza modificare la capacità produttiva, consente di risparmiare risorse economiche che possono essere utilizzate per ulteriori investimenti. Ma cosa è la cogenerazione? La maggior parte dell'energia elettrica generata a livello mondiale proviene da fonti fossili o da impianti nucleari dove il calore ad alta temperatura è convertito dapprima in energia meccanica, infine in energia elettrica per mezzo dei generatori. La conversione di calore in energia meccanica ha luogo grazie ad un fluido sottoposto ad un ciclo termodinamico nel quale il rendimento massimo è dato dal ciclo di Carnot ed è impossibile, secondo i principi della termodinamica, convertire tutto il calore in energia meccanica. Ma come funziona la cogenerazione? Nei sistemi di generazione tradizionali il calore non trasformato viene disperso nell'ambiente. Spesso vediamo delle strutture che sono le torri di raffreddamento limitrofe degli impianti di produzione di energia che hanno il compito specifico di smaltire il calore in eccesso, di disperderlo nell'ambiente. Ciò si traduce in una bassa efficienza di conversione tra l'energia contenuta nel carburante e l'elettricità prodotta, tipicamente attorno al 30-40% nelle moderne centrali elettriche. Al contrario, la tecnologia della cogenerazione consiste nell'utilizzo simultaneo di calore ed elettricità da una sola fonte nel punto di utilizzo o nelle sue immediate vicinanze. Un impianto di cogenerazione è ben progettato se risponde alle esigenze dell'utilizzatore e poiché è più economico trasportare il surplus di elettricità piuttosto che quello dell'energia termica, la cogenerazione viene vista prioritariamente come fonte di produzione di calore e l'energia elettrica invece come sottoprodotto, spesso utilizzato nella stessa industria o se in eccesso fornito alla rete elettrica. Utilizzando il calore di scarto dalla produzione di elettricità per il riscaldamento o per altre applicazioni industriali incluse la refrigerazione, e in questo caso si parla di trigenerazione, gli impianti di cogenerazione convertono generalmente tra il 75 e l'80% dell'energia contenuta nel carburante in energia utilizzabile, mentre gli impianti più moderni riescono a raggiungere efficienze del 90% o anche oltre. Un impianto di generazione tradizionale di energia elettrica può raggiungere efficienze di conversione del 35-40% negli impianti più moderni e tra il 75 e l'80% in quelli di produzione del calore, mentre il resto dell'energia viene dispersa nell'ambiente. La cogenerazione invece consente di utilizzare il calore scartato, quindi consente di aumentare l'efficienza complessiva del sistema. Per un impianto di cogenerazione è possibile definire un set di indici di prestazione che fornisce informazioni oggettive circa la qualità dell'impianto e la capacità di sfruttare l'energia primaria introdotta con il carburante. Vediamo quali sono i più importanti. Il rendimento di conversione elettrica, che indica quanta energia contenuta nel carburante è convertita in energia elettrica utilizzabile. Il rendimento di conversione termica, che indica analogamente quanta energia contenuta nel carburante è convertita in energia termica utilizzabile, il fattore di utilizzazione dell'energia, che indica quanta energia contenuta nel combustibile primario è convertita in energia utilizzabile elettrica o termica,
ma il parametro più importante è sicuramente il rapporto heat to power cosiddetto, che determina la proporzione di calore generato rispetto all'energia elettrica generata in un singolo sistema di cogenerazione. Ogni azienda ha richieste differenti di calore ed elettricità e tali richieste dovrebbero coincidere con i diversi rapporti heat to power tipici dei diversi sistemi di cogenerazione, in modo da scegliere il più adatto. In tal modo il rapporto tra calore ed energia elettrica varia da sito a sito e può variare da 0,6 a 1 per motori a combustione interna con recupero del calore contenuto nei gas combusti a circa 10 a 1 nel caso delle turbine a vapore. Come risultato, la tipologia di impianto di cogenerazione deve essere scelto in modo da avvicinare il più possibile la domanda dell'azienda con l'offerta che fornisce una certa tecnologia presa in considerazione. Gli impianti di cogenerazione consistono principalmente di 4 elementi: un motore principale, un generatore di elettricità, un sistema di recupero del calore e un sistema di controllo. Il motore principale, che è collegato al generatore di energia elettrica, genera il calore che può essere recuperato. Le unità di cogenerazione sono generalmente classificate in base al tipo di motore principale. In teoria, qualsiasi carburante può essere utilizzato per la cogenerazione, anche se per i sistemi più moderni predomina il gas naturale. Altre fonti di combustibile sono le fonti fossili, come il carbone e il gasolio, o rifiuti urbani e biomasse e derivati da lavorazioni industriali, che sono sempre più economici e convenienti da utilizzare grazie alla crescente attenzione alle problematiche ambientali. Alcuni impianti di cogenerazione hanno la possibilità di essere alimentati con più tipologie di carburante, fornendo una preziosa flessibilità in un momento di crescente incertezza per l'approvvigionamento del carburante e per la volatilità dei prezzi. Ovviamente, per i motori a combustione interna sono utilizzati carburanti liquidi o gassosi, mentre possono essere utilizzati anche allo stato solido nel caso di caldaie per la produzione di vapore che avviene all'esterno delle turbine. In termini di produzione elettrica, gli impianti di cogenerazione possono variare la loro potenza da 1 kW elettrico a oltre 500 MW elettrici. Per gli impianti più grandi, le componenti vengono progettate in funzione delle esigenze dell'azienda, mentre per le applicazioni su piccola scala sono in genere impianti preassemblati. Le industrie dell'agroalimentare, che solitamente richiedono elevate quantità di energia, costituiscono l'applicazione tipo per i sistemi di cogenerazione. Infatti, in esse è installata più dell'80% della capacità elettrica globale proveniente da cogenerazione. Tali aziende presentano generalmente elevate richieste di calore connesse ai tipi di processi che avvengono al loro interno e non sono soggette a grosse fluttuazioni giornaliere e praticamente indipendenti dalle condizioni meteo. L'energia è per loro una componente importante dei bilanci e possono disporre di personale qualificato per la conduzione di impianti di cogenerazione. Le tecnologie impiegate nei sistemi industriali sono principalmente 3, spesso riferite in base al tipo di motore principale del sistema di cogenerazione. La prima tra tutte che vedremo è quella delle turbine a gas o turbine a combustione. Queste hanno rivoluzionato la propulsione aerea fin dal 1940 e fin dal 1990 sono divenute una scelta popolare per i sistemi di generazione di energia, inclusa la cogenerazione. Grazie a questa tecnologia, l'aria viene introdotta nella turbina, compressa, bruciata con un combustibile che solitamente è il gas naturale e quindi espulsa, facendo girare una turbina che genera energia meccanica. Il calore può essere recuperato dai gas esausti e utilizzato per il riscaldamento, raffreddamento o altri processi industriali. Le turbine a gas sfruttano il ciclo termodinamico di Brayton-Joule. Nella slide corrente possiamo vedere lo schema di base di un impianto senza rigenerazione, cioè senza preriscaldamento dell'aria in ingresso, e aperto, cioè senza ricircolo di gas esausto. Una seconda tecnologia molto utilizzata è quella delle turbine a vapore. In questo tipo di turbine l'acqua è riscaldata e messa in pressione bruciando un combustibile e successivamente convertita in vapore che viene immesso nella turbina al fine di generare energia elettrica. La turbina a vapore è stato il primo motore utilizzato per la generazione di energia su larga scala, fin dal 1800, e ad oggi la più utilizzata. In un sistema di cogenerazione, il vapore esausto rilasciato dopo la generazione elettrica può essere utilizzato per altri usi. Il vantaggio di tale tecnologia sta nella possibilità di utilizzare combustibili non pregiati come il carbone e gli oli pesanti, in quanto i sistemi di combustione degli impianti a vapore generano calore cedendolo ad un altro fluido, anziché svilupparlo direttamente all'interno della macchina.
In figura è proposto uno schema semplificato di funzionamento. L'acqua è portata ad alta pressione tramite una pompa, step 1. Nel boiler C l'acqua prima vaporizza, step 2, e il vapore viene quindi surriscaldato, step 3, a scapito dell'energia termica liberata dalla combustione di una certa quantità di carburante MC. Il vapore ottenuto viene inviato ad una turbina dove si espande fino al punto di condensazione, step 4, fornendo energia agli organi meccanici. La turbina quindi trascina l'albero motore collegato al generatore di elettricità G, dal quale si ottiene l'energia elettrica. Per chiudere il ciclo, il vapore deve tornare in fase liquida attraverso un condensatore. L'energia estratta dal fluido nel condensatore è proprio il calore perso nel ciclo termodinamico. Ciò che impedisce l'utilizzo di tale calore è che, per aumentare l'efficienza del ciclo, la pressione e la temperatura di condensazione vengono mantenuti al livello più basso possibile. Solitamente la temperatura è di 35 gradi centigradi e la pressione di circa 0,05 bar. Le turbine a vapore possono avere più stadi, fino a 3, a seconda della pressione del vapore che fluisce al loro interno. Essa diminuisce progressivamente in quanto l'energia contenuta viene via via convertita in lavoro, al fine di sfruttare il più possibile l'entalpia del fluido, cioè il suo contenuto energetico, che diminuisce col diminuire di temperatura e pressione del vapore. Affinché l'impianto di cogenerazione fornisca calore a temperature compatibili con quelle delle richieste delle utenze, occorre introdurre alcune modifiche al ciclo termodinamico di base. Per questa ragione vengono utilizzati sistemi a contropressione oppure a spillamento di vapore. Nei primi il condensatore del vapore, step 4, viene bypassato e il vapore che lascia la turbina viene inviato ad uno scambiatore di calore dove condensa cedendo calore ad un altro fluido. Affinché l'impianto di cogenerazione fornisca calore a temperature compatibili con quelle richieste dalle utenze, occorre introdurre alcune modifiche al ciclo termodinamico di base. Per questa ragione vengono utilizzati sistemi a contropressione oppure a spillamento di vapore. Nei primi, il condensatore del vapore, step 4, viene bypassato e il vapore che lascia la turbina viene inviato ad uno scambiatore di calore dove condensa cedendo calore ad un altro fluido, che alimenta una utenza termica. La temperatura di condensazione, più alta in questo caso, provoca pressioni di condensazione più elevate con minori rendimenti di conversione elettrica. Negli impianti a spillamento di vapore, invece, la cogenerazione si ottiene spillando, quindi prelevando una certa quantità di vapore a monte oppure in una fase intermedia della turbina, per essere inviato ad un'utenza termica. Questa configurazione è largamente adottata nei contesti industriali, dove per esigenze tecnologiche e di produzione l'energia termica ed elettrica sono utilizzate contemporaneamente. Variando poi il flusso di vapore prelevato è possibile variare il power to heat ratio dell'impianto. La terza tecnologia è costituita invece da motori alternativi. I motori alternativi sono utilizzati nella maggior parte dei veicoli a motore e la tecnologia ha permesso miglioramenti significativi dell'efficienza negli ultimi decenni. Essi hanno una camera di combustione in cui il combustibile è bruciato attraverso un'accensione diretta comandata, ciclo 8, o a seguito di iniezione del carburante con accensione spontanea, ciclo diesel, provocando un'espansione che spinge un pistone a sua volta collegato ad un albero motore per generare potenza utile. Il calore può essere recuperato dallo scarico a temperatura elevata, circa 450 gradi centigradi, e anche dall'acqua di raffreddamento dei cilindri a bassa temperatura, in questo caso circa 130 gradi centigradi, è utilizzato per scopi più vari. I motori a combustione interna sono impiegati per la cogenerazione in un'ampia gamma di potenze, con le più piccole unità da poche decine di kilowatt elettrici fino a raggiungere alcuni megawatt elettrici di potenza.
Ci sono anche versioni a doppio combustibile in cui un motore a ciclo diesel aspira una miscela aria-metano, ma esegue anche una piccola iniezione di carburante per avviare la combustione. Sono presenti altre tecnologie per la cogenerazione che vengono utilizzate in piccola scala, per esempio le microturbine e i motori Stirling, ma sviluppano una bassa potenza e quindi vengono utilizzati nell'ambito, diciamo, di condomini o di produzione domestica di energia. L'ulteriore tecnologia che è promettente, diciamo, in ambito industriale è la tecnologia delle fuel cell, cioè delle celle a combustibile, che non è tuttavia ancora matura. Potrebbe però evolvere rapidamente per dare un contributo alle notevoli richieste energetiche dell'industria e per questo motivo la prendiamo in considerazione. Il principio di funzionamento delle celle a combustibile è basato su una reazione elettrochimica che sfrutta l'energia contenuta nel carburante grazie allo scambio ionico che avviene in opportune membrane semipermeabili. Durante questo processo si generano elettricità e calore che può essere recuperato e utilizzato per i vari scopi. Per fare un esempio di funzionamento delle celle a combustibile, possiamo riferirci alla combinazione di idrogeno e ossigeno, ma possono esserci anche reazioni chimiche che utilizzano diverse sostanze che determinano quindi differenti caratteristiche delle celle e anche una diversa produzione di calore a diverse temperature. Un combustibile fossile come il gas naturale può essere sottoposto a processi di reforming per produrre idrogeno. Il grosso limite alla loro diffusione è l'elevato costo di produzione e la tecnologia che per alcuni tipi di fuel cell non ha ancora raggiunto la piena maturità. Inoltre presentano problemi di resistenza alla corrosione e allo stress termico per le celle funzionanti ad alta temperatura. Il principio di funzionamento su cui si basano è per tutte lo stesso ed è possibile descriverlo riferendoci soltanto alle celle PEM, Proton Exchange Membrane, come mostrato nel filmato. A PEM fuel cell is made of a catalyst-coated membrane between two plates. Hydrogen is fed on one side, oxygen on the other. The hydrogen splits into a proton, which goes through the membrane, and an electron, which is captured as useful electricity. The proton and the electron combine with the oxygen, generating water and heat. A fuel cell will operate continuously as long as fuel is supplied. By combining single cells, a fuel cell stack can be made to produce the required amount of power. Una caratteristica interessante delle fuel cell è che il rendimento di conversione non dipende dalle dimensioni. Un'altra importante caratteristica è che per carichi parziali le prestazioni non diminuiscono, anzi aumentano, ed anche in questo le prestazioni di una fuel cell superano quelle delle macchine termiche. Nella slide corrente possiamo vedere un confronto delle principali caratteristiche che caratterizzano le tecnologie impiegate nella cogenerazione, tenendo però presente che soltanto le prime tre, quelle su larga scala, sono utilizzate a livello industriale. Vediamo quali sono i costi e i benefici della tecnologia della cogenerazione. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Unione Europea con le direttive RED e EED, l'utilizzo delle risorse per essere sostenibile deve essere ottimizzato e per questo motivo i responsabili politici e l'industria promuovono anche l'impiego della tecnologia della cogenerazione. Questi impianti possono offrire una varietà di vantaggi energetici, ambientali ed economici che derivano dal fatto che queste applicazioni producono energia dove è necessaria, quindi una produzione distribuita sul territorio, evitando gli sprechi, ottimizzando il trasporto e la distribuzione e limitando quindi le perdite. Altri vantaggi includono risparmi per il consumatore energetico dovuto ad una maggiore efficienza, minori emissioni di CO2, riduzione della dipendenza dai combustibili fossili importati, riduzione degli investimenti nelle infrastrutture del sistema energetico, riduzione della perdita di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica dovuta alla produzione e al consumo locali,
stabilità della rete elettrica rafforzata grazie alla riduzione della congestione e del taglio dei picchi di consumo, ottimizzazione delle risorse energetiche locali e dell'energia in surplus, in particolare attraverso l'utilizzo dei rifiuti, biomasse e risorse geotermiche nei sistemi di teleriscaldamento e/o raffreddamento, possibilità di gestire i sistemi di cogenerazione anche in modalità stand-alone, riducendo il rischio quindi di interruzione dell'alimentazione elettrica per interruzione del servizio, una condizione di importanza fondamentale in tutti quei contesti in cui la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica deve essere garantita. Tuttavia, è bene sottolineare anche i principali limiti che devono essere presi in considerazione quando si valuta un impianto di cogenerazione. Il principio della cogenerazione, infatti, sebbene generalmente valido, non è conveniente né energeticamente né economicamente se non si verificano le condizioni. Primo, presenza e vicinanza dell'utenza termica. Affinché un impianto cogenerativo sia conveniente è necessario che ci sia un'utenza termica industriale o civile. Secondo, utenze contemporanee. La richiesta per l'energia termica ed elettrica deve essere contemporanea. Un impianto di cogenerazione fornisce simultaneamente queste due forme di energia, che devono quindi essere contemporaneamente utilizzate. Se l'impianto di cogenerazione non è sufficiente a fornire l'energia richiesta dalle utenze, può essere introdotto un sistema ausiliario. Terzo, flessibilità del sistema. Anche se la domanda di calore e di elettricità da parte di un utente è presente simultaneamente, a volte il rapporto tra l'energia necessaria nelle due forme può variare. Può accadere che in alcuni momenti la domanda di elettricità sia proporzionalmente superiore a quella termica o viceversa. È generalmente una buona pratica che un sistema di cogenerazione possa variare il suo rapporto heat to power. Non tutti i tipi di motore su cui si basa un impianto di cogenerazione offrono questa possibilità, quindi se è richiesta una certa flessibilità, alcune soluzioni tecniche devono essere abbandonate. Occorre tuttavia osservare che per poter operare con elevati rendimenti complessivi che giustificano gli investimenti degli impianti, il rapporto tra l'elettricità prodotta e l'energia termica utilizzata deve essere mantenuto per quanto possibile entro limiti definiti. Quarto, costi dell'investimento. Oltre all'analisi costi-benefici associati alla tecnologia della cogenerazione, occorre considerare le eventuali agevolazioni che possono derivare da leggi statali che incentivino l'uso di fonti rinnovabili quali le biomasse e che propongano sgravi fiscali per le aziende che si impegnino nella politica di aumento dell'efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra, che spesso riducono notevolmente i tempi di ritorno dell'investimento. Un esempio di applicazione della cogenerazione in Italia è quella dato dallo stabilimento di processamento carni in Alca di Ospedaletto Lodigiano presso Lodi in Lombardia, in Italia. Buongiorno, siamo all'Inalca. L'Inalca è la più grande azienda nazionale, una delle prime europee nelle attività di macellazione e lavorazione carni bovine e anche suine tramite la sua controllata Italia Alimentari. In questo momento siamo nello stabilimento di Ospedaletto Lodigiano presso l'impianto di biogas di recente realizzazione e alle mie spalle possiamo intravedere l'impianto di cogenerazione. L'Inalca ha una lunga esperienza nel campo della cogenerazione industriale, iniziata fin dall'inizio degli anni 90, esperienza che le ha consentito oggi di produrre in vari stabilimenti del gruppo circa 14 megawatt in 6 singole unità produttive cogenerative. È un'esperienza che ha reso l'Inalca in gran parte autonoma su quelle che sono le autoproduzioni di energia elettrica e termica, soprattutto negli stabilimenti principali, quali questo in cui ci troviamo e il sito storico di Castelvetro di Modena. Successivamente all'esperienza sviluppata nella cogenerazione industriale, l'azienda ha affrontato il tema delle produzioni di energia da fonti rinnovabili e questo impianto realizzato nel 2010 vuole essere la prima concreta testimonianza
di un percorso in cui il tema della sostenibilità non è solo declinato come efficientamento interno o adeguamento normativo o, se vogliamo, fatto etico, ma diventa una vera e propria visione imprenditoriale di business che tramite percorsi di efficienza interna e di integrazione progressiva sia col territorio sia con i propri stakeholder porta anche vantaggi economici e di reale competitività per il gruppo. Questo impianto quindi vuole essere il primo passo per ulteriori iniziative nel campo di gestione anaerobica e in parte sicuramente anche nell'efficienza energetica tramite ulteriori attività di cogenerazione verso una piena e completa integrazione interna ed esterna sia di calore che di produzione appunto di energia da fonti rinnovabili. Credo che a questo punto posso passare la parola al mio collega ingegner Vergine che potrà descrivere più in dettaglio i processi e le attività di questo specifico impianto. Buongiorno, ci troviamo presso l'impianto di cogenerazione dello stabilimento Inalca di Ospedaletto Lodigiano. L'impianto è stato realizzato nell'anno 2007 nell'ambito di un progetto aziendale finalizzato alla ricerca e implementazione di tecnologie per la produzione di energia elettrica e termica con efficienza maggiore rispetto ai sistemi tradizionali. Nell'ambito di questo progetto sono stati realizzati, oltre all'impianto di Ospedaletto Lodigiano, altri impianti di cogenerazione in analoghi stabilimenti del gruppo in Italia. L'impianto di Ospedaletto Lodigiano è costituito da due gruppi cogenerativi della potenza di 1800 kW elettrici cada uno. Ad ogni impianto è inoltre associata una caldaia per il recupero del calore che produce vapore ad una pressione di circa 10 bar. La totale energia elettrica prodotta dai cogeneratori viene autoconsumata dallo stabilimento ed in modo analogo anche tutta l'energia termica viene utilizzata dai processi produttivi. In particolare il vapore viene utilizzato tal quale o per la produzione di acqua calda alle temperature di 40, 60, 90 gradi, così come viene recuperato il calore del circuito di raffreddamento dei motori. L'utilizzo di gruppi cogeneratori ha dimostrato che è possibile produrre energia elettrica e calore con valori di efficienza notevolmente superiori ai sistemi tradizionali, con notevoli vantaggi sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista economico, anche a fronte delle mutevoli condizioni del mercato energetico. Grazie per la vostra attenzione.